Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Antropomystery. Negli ultimi tempi vi ho parlato numerose volte di esperimenti controversi, moralmente discutibili e addirittura proibiti. Eppure quello di cui vi parlerò oggi, sotto un certo punto di vista, li supera tutti in quanto a crudeltà. Considerate questo: la nostra identità è qualcosa di indiscutibile. Chi riteniamo di essere non può venire messo in discussione. Immaginate però se un giorno quell'unica certezza venisse distrutta. Se si presentassero al nostro cospetto altre due persone che sostengono di essere noi stessi, cosa succederebbe nelle nostre menti? Quale sarebbe il risultato di quella incongruenza? Ecco quindi i tre Gesù Cristo. Milton Rokeach, psicologo sociale polacco, si trasferì con la sua famiglia a Brooklyn nel 1925. Dopo aver completato la sua formazione al Brooklyn College di New York e presso l'Università della California, Rokeach si unì al servizio psicologico delle forze aeree durante la Seconda Guerra Mondiale. Al suo ritorno in California ottenne un dottorato e iniziò una carriera accademica che lo portò successivamente alla Michigan State University, alla University of Western Ontario, alla Washington State University e alla University of Southern California. Il suo principale interesse scientifico era l'identità. Milton studiava il modo in cui la sviluppiamo e cosa ci rende ciò che siamo, oppure perché a volte si verificano crisi di identità. Nel 1959 Rokeach decise di trattare 3 schizofrenici paranoici, ricoverati in diversi istituti di salute mentale del Michigan, in un modo nuovo e controverso, facendoli convivere. La particolarità del caso è che ognuno dei 3 era convinto di essere Gesù Cristo. In questo modo avrebbero dovuto affrontare uno dei conflitti più difficili per un essere umano, che più di una persona rivendichi la stessa identità, che un'altra persona affermi di essere ciò che noi crediamo di essere. L'obiettivo di Rokeach era quello di ottenere un risultato da questo confronto, creare nelle loro menti la domanda che avrebbe permesso di avanzare nella loro cura. Se altre 2 persone dicono di essere me, non potrei sbagliarmi anch'io riguardo alla mia identità. La premessa del progetto era davvero semplice: ospitare i 3 uomini nello stesso reparto, farli lavorare insieme, riunirli quotidianamente in sessioni di gruppo, inizialmente sotto la supervisione di Rokeach e dei suoi assistenti, ma poi da soli. E tutto questo per 25 mesi. Da quell'esperienza, lo psicologo avrebbe scritto un libro intitolato I 3 Cristi di Ypsilanti, uno studio narrativo di 3 uomini perduti, essendo questo il nome della città del Michigan, dove si trovava l'ospedale psichiatrico. Ecco quale fu il risultato della sperimentazione. Dapprima, come c'era da aspettarselo, tra i 3 Gesù Cristo nacquero dei conflitti. Discutevano costantemente su chi fosse chi, arrivando a situazioni tragicomiche. Uno dei pazienti gridando «Tu mi devi adorare», un altro rispondendo «Non ci penso nemmeno, sei una povera creatura, meglio che tu viva la tua vita e ti renda conto una volta per tutte di come stanno davvero le cose». Questa tensione evolse in differenti modi e nonostante la gravità del loro delirio, si capì che in fondo i 3 pazienti non volevano problemi e cercarono di superare la strana situazione che stavano vivendo utilizzando diverse tecniche. Per raggiungere questo obiettivo e la pace personale, ognuno elaborò la sua strategia. Uno di loro, presumibilmente chiamato Clyde Benson, un agricoltore alcolista di 70 anni, semplicemente negò l'esistenza degli altri 2 e iniziò a riferirsi a loro come cadaveri rianimati o morti azionati da macchinari interni. Nella mente di Clyde, 2 persone che dicevano di essere quello che lui era non potevano esistere, non potevano essere nient'altro che morti viventi oppure dei robot. Il secondo, Joseph Castle, uno scrittore senza successo di 50 anni che era stato ricoverato dopo un comportamento sempre più violento con la sua famiglia, sottolineò che gli altri 2 pazienti erano stati ricoverati in un ospedale psichiatrico, quindi erano ovviamente malati di mente. La sua presenza nell'ospedale veniva giustificata in altro modo. Era Gesù Cristo, quindi normale che si trovasse lì. Il nostro Signore è dappertutto. Il terzo paziente, Leon Gabor, uno giovane di 30 anni con una madre oppressiva e psicotica, veterano della Seconda Guerra Mondiale, fu il paziente che presentò la conseguenza più tragica. Leon cambiò la sua identità,
ma identificandosi con il nome di Letame virtuoso idealizzato e cambiando sua moglie, che fino ad allora era stata la Vergine Maria, per una donna che chiamò Signora Yeti, alta più di 2 metri e di 90 kg di peso. In questo modo Leon si umiliava, forse proprio perché confuso a tal punto rispetto alla sua identità, da non essere più capace di costruirne una dignitosa e rispettabile. Inoltre, incrementando il livello del suo delirio, avrebbe comunque evitato ulteriori scontri con gli altri 2 Gesù Cristo. Rakesh si rese conto che la sua strategia iniziale non funzionava. Nessuno dei 3 si stava avvicinando minimamente alla normalità e provò a mettere in atto una nuova strategia, quella di usare esempi positivi, modelli, nel tentativo di convincere tutti e 3 i pazienti a migliorare il loro comportamento. Iniziò quindi a scrivere delle lettere ai pazienti, facendogli credere che il mittente fosse una persona particolarmente significativa nella loro vita. Nel caso di Leon, le lettere sarebbero state inviate dalla moglie Yeti. All'inizio Leon reagì bene e cominciò a seguire i consigli di sua moglie: cantare una certa canzone al mattino o fumare una determinata marca di sigarette. Ogni lettera ricevuta era motivo di gioia per lui, una gioia che lo portava alle lacrime. Quando però la moglie Yeti gli chiese di cambiare il suo nome, la reazione di Leon fu immediata. Di colpo disse di volere il divorzio e chiese di non fargli recapitare più le lettere della sua consorte. Quindi Milton fu costretto ad abbandonare la strategia. Nel caso di Joseph, le lettere sarebbero state inviate dal direttore dell'ospedale Ypsilanti, che pensava fosse suo padre. Anche nel suo caso, all'inizio si rese disponibile a seguire alcuni dei suggerimenti contenuti nelle missive, ma quando gli stessi iniziarono ad entrare in conflitto con l'immagine che aveva del mondo o di se stesso, anche lui richiese l'allontanamento della figura paterna. La manipolazione di Rakesh venne esercitata anche su Clyde, che presumibilmente riceveva lettere da parte di parenti defunti. E neppure con lui la strategia funzionò. Dopo 2 anni di tentativi, Milton abbandonò l'idea di poter curare i 3 uomini e li abbandonò, letteralmente. Dopo averli trattati come marionette e dopo aver giocato con la loro già fragile mente, li mise da parte come cavie da laboratorio, ormai inutilizzabili. L'esperimento era stato un fallimento, ma le conseguenze sarebbero state terribili. Leon, Joseph e Clyde finirono per alienarsi del tutto. La loro psicosi fu alimentata da un conflitto terribile, perché senza un'identità, anche se costruita nel delirio, cosa diventiamo? Com'è possibile vivere una vita senza un'identità? L'esperimento dei 3 Gesù Cristo fu uno dei più crudeli della storia, proprio perché portato a termine in nome di un'idea assurda, una folle storia di follia. Nell'epilogo di un'edizione del suo libro, nel 1984, lo studioso si definì il quarto Cristo e si scusò per i molti errori commessi in quell'esperimento, sottolineando che non aveva il diritto di giocare ad essere Dio. Nel libro, che è un misto tra taccuino di laboratorio, storia di scienza popolare e romanzo, i 3 Cristi discutono, proclamano le loro idee e rivendicano la loro divinità. Arrivano le mani. Le loro interazioni sono interessanti e talvolta divertenti. Conservano un po' di ironia e umorismo, ma ben presto finiscono per causare pena. Cercare di convincerli a ragionare sulla loro identità non funzionò perché ciò che avevano perso era la ragione. I loro monologhi e le loro conversazioni sono aspri, tragici e talvolta anche comici. A questo punto ci si dovrebbe domandare: è etico spingere al limite uno schizofrenico anche con la sana intenzione di migliorare la sua condizione? Crede uno psicotico con la stessa intensità che un non psicotico di avere una certa identità e di percepire il mondo nel modo corretto? Più di 50 anni dopo l'esperimento Rakesh, la schizofrenia si dimostra essere una patologia ancora più misteriosa di quanto si credeva. Ciò che risulta più triste è che l'esperimento dei 3 Gesù Cristo non servì a nulla. Non risolse nessun quesito sul genere umano e arrecò ancora più danno a 3 persone innocenti. E cosa c'è di più crudele e agghiacciante che questo? E voi? Cosa ne pensate dell'esperimento dei 3 Gesù Cristo? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.